Buonasera, Vivere il Risorgimento Podcast. Benvenuti in questo nuovissimo episodio del nostro podcast. Siamo arrivati ormai all'episodio 16, se non sbaglio, cioè 16° episodio. quindi questo viaggio continua alla scoperta dei temi del Risorgimento italiano o comunque del periodo del XIX secolo, il nostro secolo di riferimento. E proprio questa serata, infatti, a differenza, e intanto togliamo la musica, eccoci. Proprio questa serata, infatti, ci sposteremo dall'ottica italiana, dal panorama italiano, facciamo una sorta di volo d'uccello e ci spostiamo ad est, oltre il confine dell'attuale Europa, in quel gigantesco e forse diciamo misterioso ai più nella conoscenza comune della Russia, appunto stiamo parlando del XIX secolo. Intanto benvenuti a tutti quelli che stanno entrando e benvenuto al nostro relatore della serata, il dottor Jacopo Solcia. Applausi, applausi. Ciao a tutti, benvenuti e Ecco. bentrovati. Il nostro Jacopo Solza è socio di Vivere il Risorgimento, anche lui da diversi anni ormai, ma la sua carriera accademica è storica, infatti è laureato in scienze storiche all'Università Statale di Milano. Intanto ciao a tutti amici della chat, ecco, e proprio grazie a queste competenze poi ci racconterà con professionalità e insomma non è materiale che tutti abbiamo sotto mano e tutti studiamo, no? La storia russa del XIX secolo, quindi davvero sarà un'occasione stasera, secondo me. Sarà una live piena di chicche, una live dove si porrà il focus su cose che non vedrete da nessun'altra parte, se non qua, se non su Vivere il Risorgimento Podcast. Quindi signori, non perdetevi un minuto di questa puntata. Intanto ti ringraziamo tantissimo, Jacopo, per aver accettato. Grazie a voi dell'invito. Ecco, grazie mille davvero. E personalmente mi sento di dire che sono doppiamente interessato perché sono una di quelle persone che dicevo prima che proprio la storia russa zero. Quindi sarò un umile ascoltatore oggi e molto interessato perché davvero il tema, l'argomento è tanto vasto quanto interessante. Ma sono sicuro che appunto sarà una narrazione super, super interessante davvero. Quindi possiamo entrare, intanto che gli altri, vedo Charles Ironborn, Ricky, Gava, il nostro Ricky, Marco Pettenati, buonasera a tutti ragazzi. Possiamo entrare dunque nel vivo della serata, condividiamo, eccoci qua. E quindi entriamo in questo misterioso mondo russo che alla fine di questa serata sarà ricco di luce e soprattutto di nostro nato interesse, neonato interesse. Esattamente, iniziamo questa nuova live che chissà che diventi anche un nuovo format, andare a conoscere gli stati europei e non nell'Ottocento. Chissà che diventi un nuovo format. Detto questo, io direi di entrare a gamba tesa nell'argomento, nel lungo Ottocento, e chiedendoti: ma com'è che la Russia, il mondo russo, l'impero russo diventa un protagonista, diventa uno dei membri del concerto d'Europa? Qual è stato, diciamo, per grandi tappe, il processo che ha portato la Russia ad affermarsi come una delle potenze nel continente europeo e una delle potenze dominanti nell'Ottocento, soprattutto nell'ambito dell'Europa orientale. Per cui io ti cedo la parola e auguro a tutti un buon ascolto. Grazie mille intanto. Ma allora, le origini della Russia sullo scacchiere europeo, secondo me,
sono più da rintracciare un po' prima del 1800. Dovremmo ritornare almeno indietro di circa 100 anni, per cui all'epoca di Pietro il Grande. Questo, per carità, non vuol dire che prima la Russia non esistesse, assolutamente, però diciamo che possiamo considerare la Russia una potenza locale, diciamo di consolidarsi, unificarsi, combattere con i propri vicini, in particolar modo con la Polonia-Lituania, che comunque all'epoca deteneva gran parte dell'Europa orientale. E diciamo il vero salto di qualità viene fatto proprio durante la Grande Guerra del Nord, quando la Russia combatte contro la Svezia e nella coalizione insieme a Danimarca e Prussia. Poi è una coalizione che varia, perché poi a un certo punto saltano dentro anche i turchi, per cui insomma è una storia anche abbastanza roccambolesca. Però dopo le batoste iniziali, Pietro il Grande decide di riformare non solo lo Stato, ma principalmente l'esercito, perché chiaramente sta combattendo una guerra importante e ha bisogno proprio di riformare completamente l'esercito. Per fare questo prende le idee proprio dal suo nemico, per cui diciamo prende gran parte del sistema organizzativo dall'esercito svedese e riesce a fare un ottimo lavoro, perché già solamente dopo la grande sconfitta di Narva del 1700, già solamente 9 anni dopo, infligge una sonora batosta all'esercito svedese a Poltava. Questo ovviamente porta la Russia sullo scacchiere europeo come una grande sorpresa per tutti gli altri stati, che fino ad allora consideravano la Russia appunto una potenza locale, e invece adesso diventa veramente una potenza non solo di primo piano, ma anche in grado di sconfiggere un mostro sacro come l'esercito svedese, considerato all'epoca uno degli eserciti più forti di tutta Europa. Ovviamente la presenza, l'escalation della Russia comincia da lì. La ritroviamo poi protagonista insieme alle altre nazioni nella guerra di successione polacca, la ritroviamo a suo modo presente anche nella guerra di successione austriaca, anche se non direttamente sullo scacchiere mitteleuropeo, ma più sullo scacchiere del nord, ancora contro la Svezia. La ritroviamo poi attivamente nella guerra dei 7 anni contro la Prussia. Diciamo che progressivamente prende piede proprio la posizione di questa potenza. Ovviamente poi cosa succede? La Russia ogni volta che partecipa a una guerra si prende il suo proprio tocchellino di territorio, e per cui non solo da territorio periferico, proprio anche geograficamente dell'Europa, entra da un punto di vista politico, ma ci entra anche da un punto di vista territoriale, perché pian piano, pezzo dopo pezzo, si avvicina alla zona più centrale dell'Europa, per cui conquistando parte dell'ex Polonia-Lituania, poi arrivando alla fine del Settecento a inglobarsi proprio praticamente insieme all'Austria, insieme alla Prussia, quello che resta appunto dello Stato polacco-lituano. Ed è proprio qui che secondo me è importante cercare di capire un po' dove vuole andare la Russia, perché la Russia non vuole andare solamente in Europa, la Russia vuole espandersi a 360 gradi. Quindi la Russia, se noi dovessimo decidere, comunque definire delle direttrici di espansione della Russia, ne avremmo una molto importante verso l'Europa, ovviamente, un'altra molto importante verso il Caucaso, comunque Centrasia, al sud, se vogliamo probabilmente anche facilitata da un controllo più blando da parte sia dell'impero ottomano che dell'impero persiano, e poi da tutte i potentati del Caucaso, del Centrasia, che comunque tendenzialmente sono bene o male autonomi, riconoscono di volta in volta la sovranità di quest'altro potentato vicino, però tendenzialmente da un punto di vista strutturale li possiamo considerare comunque poco più che società feudali, tribali anche in alcuni casi, quindi probabilmente è anche questo un fattore che aiuta la Russia a espandersi in questo territorio.
E poi verso l'estremo oriente abbiamo la Siberia, che è un territorio vastissimo, scarsamente popolato, ed è un territorio che vede la penetrazione russa progressiva già addirittura dal XVI secolo, per cui comunque è, diciamo, una penetrazione di lunga data, insomma. Si arriverà poi alla fine dell'Ottocento, insomma alla metà, diciamo la seconda metà dell'Ottocento, a raggiungere proprio le coste del Pacifico e quindi entrare anche in competizione con grandi imperi come quello cinese e l'astro nascente di fine Ottocento, cioè l'impero giapponese. Poi appunto arriviamo diciamo, all'inizio dell'Ottocento, troviamo la Russia partecipare alla seconda coalizione contro la Francia rivoluzionaria, e quindi appunto, cioè, già penso che tutti voi avrete sentito parlare quantomeno della campagna italiana e austriaca di Suvorov, e quindi insomma entriamo poi nel vivo, perché a questo punto ci troviamo veramente le armate russe praticamente in casa, perché vengono qua in Italia. Addirittura ci sono diversi paesi in Italia che al di là di portare delle vie dedicate appunto al generale, abbiamo anche dei monumenti al riguardo. Perfetto, quindi diciamo che si vanno a delineare durante le guerre napoleoniche, a un certo punto, soprattutto delle guerre napoleoniche, diciamo tre stati: la Gran Bretagna, che però è isola, quindi diciamo fuori dallo scacchiere continentale, e dall'altra parte la Francia, il suo impero continentale, e la Russia. Quindi si vanno anche a creare quei due blocchi che a un certo punto e trattano anche una pace, e però poi vediamo che questi due blocchi a un certo punto collidono con la decisione unilaterale di Napoleone di invadere di invadere il territorio russo, l'impero russo, e nuovamente la Russia farà quello che ha fatto quasi un secolo prima, che citavi giustamente, a Poltava, la tattica della terra bruciata, e ritirandosi per vincere, insomma, l'invasore. Quindi cedo nuovamente a te la parola per questo capitolo della Russia all'interno delle guerre della Francia ormai imperiale. E nella chat il nostro Marco Pettenati, cosa curiosa, non ne sapevo, ci dice che i russi hanno bombardato Brescia nel 1799, quindi nell'ambito di quello che stavamo dicendo adesso. La nostra associazione ha sede nel Mantovano, nell'Alto Mantovano, a Castel Goffredo, quindi siamo vicini a Brescia. Questa cosa non la sapevo, quindi fa strano pensare che adesso ci sono i russi sul lago di Garda, vengono in villeggiatura, no, lì sono venuti anche nel 1799, non in villeggiatura, però comunque è interessante, è curiosa come cosa. E Un quindi, diverso tipo di villeggiatura, mettiamola così. Come? Un diverso tipo di villeggiatura. Sì, E all'epoca si infatti. faceva così, i viaggi si facevano così. Anche per la guerra c'era il Grand Tour, per la Sì, cultura, esatto. no, i borgheses, e Specialmente poi per c'erano i poveri. I poveri facevano i Arruolati viaggi in e Europa vedrai così. il mondo. Esatto, proprio era Napoleone, giusto? Che diceva, o comunque si diceva appunto: arruolati e vedrai il mondo, no? Il viaggiare proprio con le armi in mano. Ecco, siamo arrivati proprio nell'ambito appunto delle guerre napoleoniche, che vediamo un passo in più, giusto? Sì, sì, vediamo un passo in più nella misura in cui, allora, abbiamo detto che la Russia partecipa alla guerra della seconda coalizione. Dopo aver preso delle sonore bastonate diciamo in Svizzera, la Russia decide di ritirarsi dalla guerra della seconda coalizione, pur ufficialmente non firmando ancora nessun trattato. Diciamo che dopo il 1800, almeno fino al 1802, quando viene firmato effettivamente questo trattato, diciamo che se ne resta fuori dai giochi, perché proprio lo zar, l'imperatore, è rimasto molto, molto, molto colpito
dalle tattiche francesi. E infatti questo sarà molto importante, poi lo rivedremo anche più tardi, lo ritratteremo. Vengono avviate una serie di riforme all'interno dell'esercito proprio per ricostruire l'esercito secondo il modello in gran parte copiato dal modello francese. Per cui anche questo secondo me è una nota di interesse, perché la Russia ha spesso la capacità di cogliere comunque quello che c'è di buono anche nelle proprie sconfitte, anche nel nemico. Per cui, bene, le ho prese, mi hai fatto vedere delle cose che non conoscevo, adesso le prendo anch'io e poi ci rivediamo in un secondo momento, c'è il girone di ritorno e ne riparliamo. Diciamo che un po' la filosofia è questa, l'ha fatto appunto Pietro il Grande e viene fatto anche un secolo dopo. La pace dura poco, ritroviamo la Russia a partecipare alle guerre della terza e della quarta coalizione, per cui fra il 1805 e il 1807, dove ancora una volta però subisce delle cocenti sconfitte e si arriva a un certo punto, diciamo, un po' parallelamente anche al nascere del contrasto russo-britannico per il commercio. A un certo punto si arriva anche alla pace di Tilsit del 1807 a siglare proprio un trattato con la Francia anche in funzione antibritannica. Però se io vorrei porre l'attenzione su questa slide che state vedendo, questo vi fa vedere fondamentalmente le partecipazioni della Russia nelle guerre all'interno dell'Ottocento. Se noi andiamo a vedere, al di là che è diviso a settori, per cui c'è il settore europeo, il settore caucasico, il settore dell'Asia centrale e dell'Estremo Oriente, noi possiamo vedere che nel corso dell'Ottocento la Russia praticamente è stata costantemente in guerra. Praticamente costantemente. Poi sono guerre dichiarate, sono più spedizioni militari, penetrazioni sempre di carattere militare ma di diverso genere, però comunque di fatto noi vediamo la Russia sempre impegnata. Quindi in realtà tante volte, al di là del fatto che ci possono essere delle guerre anche combattute contemporaneamente, come appunto fra poco vedremo, tante volte le paci vengono siglate proprio per avere le mani libere per aprire delle altre guerre altrove, o comunque dove impegnarsi maggiormente in territori dove è più richiesta l'attenzione degli eserciti della Russia imperiale. Nella fattispecie... Sì? Mi permetto di dire questo a riprova di quando si dice ma l'Ottocento è un secolo pacifico, non, rispetto magari al 5, al 600, al 700 è stato un secolo pacifico. No, non è vero, bisogna vedere appunto gli anni in guerra di una potenza di primo livello, è sempre stata in guerra. Esatto. Infatti noi possiamo vedere solamente, anche solo stando sul territorio europeo, che appena finisce la guerra con la Francia nel 1807, già praticamente subito si gettano le basi per un'altra guerra con la Svezia. Perché d'altro canto, dicevamo, le direttrici d'espansione sono queste per la Russia, no? Abbiamo detto il Sud, il Caucaso, Centrasia, i Balcani, almeno nello scacchiere europeo, e il Baltico. Il Baltico all'epoca è comunque ancora in parte controllato dalla Svezia, e quindi insomma qui è, come dire, il pollaio è troppo piccolo per due galli. Ok, e quindi niente, insomma, appena la Francia sta zitta, va bene, c'ho tempo per attaccare anche la Svezia. Questo perché, allora, la scusa di questa guerra è stato l'accordo della Svezia con la Gran Bretagna per consentire l'utilizzo dei porti svedesi alla flotta, alla Royal Navy britannica. Quindi, chiaramente, essendo che la Russia vedeva nella Gran Bretagna comunque un rivale commerciale, appunto nel Baltico, qui non è segnata perché di fatto si sovrappone. In realtà noi parliamo qua di guerra di Finlandia, che poi in realtà è una guerra russo-svedese, in contemporanea a una guerra russo-britannica, che finisce qualche anno dopo rispetto a quella svedese, però di fatto fa parte dello stesso conflitto, come dire, sono due conflitti paralleli che si concatenano, quindi in realtà
l'ho considerato in questo schema comunque un conflitto unico. Nello stesso periodo noi vediamo che comunque la Russia procede a espandersi verso quei territori teoricamente più semplici per l'espansione, per cui il Caucaso vediamo che entra in conflitto inizialmente con la Persia, poi con la Turchia e contemporaneamente cerca di assoggettare tutti quei potentati del Caucaso che di fatto sono indipendenti ma che riconoscono altre sovranità. Ad esempio noi abbiamo la Georgia, che all'epoca era divisa in, se non ricordo male, almeno 3 stati differenti, che almeno formalmente riconoscevano la sovranità ottomana. In realtà poi già alla fine del Settecento arriva sempre più preponderante la presenza russa, tant'è che poi la Russia interviene sempre di più nella politica interna di questi stati, si pone come protettrice, se non che a un certo punto dire va bene, adesso basta, questi territori, adesso decido io cosa fare, li inglobo all'interno del mio impero, e questo è appunto motivo della guerra con la Persia, perché dopo che la Russia si è inglobata la Georgia, dopo che si è inglobata una serie di altri potentati delle montagne del Caucaso, a un certo punto la Persia, che tendenzialmente, almeno su quella parte più orientale del Caucaso, era quella che aveva la sovranità, comincia a sentire minacciate la propria posizione e quindi decide di attaccare. Una domanda, Sì. perché la Persia, io da ignorante, la Persia non c'è più sulla mappa adesso, no? Sui mappamondi. No. A cosa corrisponde nei giorni nostri la Persia? Ai giorni nostri corrisponde all'Iran. Ok. Ok, E quindi all'epoca siamo... era impero safavide, se non sbaglio. Sì, esattamente. Esattamente. Perfetto, quindi in realtà lo troviamo ancora con un altro nome. E invece venendo, facendo un piccolo balzo in avanti, dopo la fine delle guerre napoleoniche, quindi la Russia è uno stato vincitore, è uno stato che decide nel congresso di Vienna, si formeranno alleanze in chiave, ad esempio la quadruplice alleanza in chiave antifrancese, e in chiave anti, diciamo, rivoluzione, Napoleone, eccetera. A questo punto la Russia com'è come Stato? Quanto è realmente forte? Quanto è temuta dagli avversari? E soprattutto quali sono i suoi obiettivi adesso che il pericolo della rivoluzione di Napoleone è stato sedato, Napoleone è a Sant'Elena, e lo zar che cosa vuole fare? Qual è il nuovo fronte, o comunque i fronti abbiamo visto che bene o male sono sempre quelli, ma il fronte a cui si dà maggiore importanza? Questa è la domanda, Sì. e dove si va a porre il focus? Allora, sicuramente il focus si pone verso i Balcani e verso appunto il Caucaso. Almeno in questa prima fase, parliamo dal 1816 fino almeno alla metà del secolo, ok? Quindi noi troviamo comunque tentativi da parte della Russia di interferire nelle vicende che riguardano ad esempio la lotta per l'indipendenza della Grecia, tant'è che in teoria insieme all'Inghilterra, pur non avendo dichiarato guerra alla Turchia, nella battaglia navale di Navarino la flotta russo-britannica infligge una cocente sconfitta alla flotta turca, che consente alla Russia di impegnarsi ulteriormente nella lotta per l'indipendenza greca, tant'è che poi la Turchia a un certo punto decide di dichiarare guerra direttamente alla Russia. Insomma, stai venendo a pestare insomma i piedi a casa mia, io sto combattendo per cercare di tenermi un pezzo del mio impero, tu chi sei, che vuoi? A un certo punto adesso vengo io, e in realtà poi le prende. Come spesso succede, perché la Turchia purtroppo è un paese che nel corso dell'Ottocento, attraverso una serie di crisi,
se comunque noi abbiamo magari presente quando nel XV, nel XVI secolo era il terrore d'Europa perché sembrava inarrestabile, e poi pian piano alla fine del 600, nel 700 e poi nell'800 entra sempre più in crisi, sia da un punto di vista sociale che anche da un punto di vista militare, insomma. In Russia poi si sviluppano una serie di, diciamo, dottrine proprio filosofiche. Una di queste è la dottrina del panslavismo, che vorrebbe che tutti i popoli slavi fossero uniti, diciamo, in un'unica soluzione, poi che possa essere una confederazione, una federazione, un unico Stato. Questo dipende poi dalle varie frange. Però ecco, qui è importante notare, secondo me, partiamo dal presupposto che la Russia ha sempre avuto un po' quest'idea messianica della propria funzione, no? nel mondo, per cui c'è una predestinazione, c'è un compito da svolgere. In questa, diciamo, in quest'idea il panslavismo si colloca perfettamente. Quindi noi troviamo, e tra l'altro è un atteggiamento che noi riscontriamo ancora oggigiorno, perché la Russia di oggi continua ad avere comunque, diciamo, un'idea di, come dire, di unificazione dei popoli slavi, però c'è un piccolo problema secondo me, lo aveva all'epoca, lo ha ancora adesso. Sì, siamo tutti slavi, siamo tutti fratelli, ma io sono il fratello maggiore e quindi fate quello che dico io. E questa cosa lo aveva già all'epoca. C'è anche la panortodossia, ovvero la Russia ortodossa. Tutti i popoli comunque di fede ortodossa, tutti i credenti ortodossi devono essere uniti, anche questo in una fratellanza, in qualcosa. E anche qui siamo tutti ortodossi, ma io sono più ortodosso di tutti e quindi fate quello che dico io. La Russia si fa un po' campione dell'ortodossia, e la risolve mettendo appunto sotto proprio il cappello nazionale, no, proprio con l'annessione nazionale tutti gli stati ortodossi, appunto. È molto Esatto. interessante come cosa. Diciamo, per fare un Questo, parallelismo con l'Occidente, tra 7 e 800, la missione civilizzatrice dell'uomo bianco, Francia, Gran Bretagna, avevano questa idea, questo obiettivo, paradossalmente tradotta nel mondo russo è questa. Penso che sì. tu sia Sì, d'accordo. sono perfettamente d'accordo, fermo restando che esiste anche un imperialismo russo, perché di solito si parla, quando si parla, arriverà il periodo degli imperialismi, no? Per cui delle colonie con l'Inghilterra appunto che va a conquistare praticamente mezzo mondo, quasi l'altra metà conquistata dalla Francia. Anche la Russia a modo suo fa tesoro di questi ideali appunto di missione dell'uomo bianco, missione di una società civilizzata nei confronti delle società più retrograde che incontra appunto in Siberia, in Centrasia, e quindi tante volte la posizione proprio della Russia per giustificare i propri interventi è proprio quello di portare scuole, portare ospedali, vie di comunicazione, la sicurezza, e questo è un tema che tornerà molto nella conquista poi del Turkestan, ovvero dell'Asia centrale, mettere in sicurezza tutte le vie commerciali o comunque tutte le popolazioni della zona. E quindi sì, sicuramente è un tema molto, molto interessante, soprattutto è un tema interessante perché noi adesso stiamo parlando dell'Ottocento, ma tante di queste idee, ovviamente declinate poi a seconda dei momenti storici, ma le ritroviamo nel corso della storia russa, dall'inizio dell'Ottocento, a metà dell'Ottocento, alla fine dell'Ottocento, dopo la rivoluzione con l'Unione Sovietica, le ritroviamo dopo la caduta dell'Unione Sovietica e le ritroviamo ancora oggi. E infatti E questa è quindi, la cosa interessante della Russia oggi, che mostra da una parte l'immagine degli zar, degli eroi dell'impero zarista, e dall'altra gli eroi del periodo comunista, fianco a fianco, creando un'amalgama, un perfetto amalgama per ovviamente le sue politiche odierne.
Esattamente, siamo tutti russi, siamo grandi. E questo è, eravamo grandi con l'impero, siamo stati grandi con l'Unione Sovietica e continuiamo a essere grandi adesso. E questa è Ecco, l'idea che poi viene anche portata avanti dalla propaganda, che per carità non mi sto riferendo necessariamente alla propaganda di oggi, ma alla propaganda che esisteva già nel Settecento, nell'Ottocento, e che noi poi ritroviamo in epoca sovietica, ritroviamo ancora ad oggi declinato ovviamente in base anche ai momenti storici, però tendenzialmente diciamo che le linee di fondo sono comunque molto, molto simili. Ecco. Abbiamo una una domanda. domanda di un membro della chat, di Lorenzo Peverada, nel quale ci chiede quando nasce il termine zar sostanzialmente. Per cui a te la Ottimo. parola. Il termine zar viene utilizzato già nel XV e nel XVI secolo. Io direi più che altro questo. Noi siamo abituati qua nell'Europa occidentale a parlare sempre comunque dei capi di Stato russi, della Russia imperiale, chiamandoli zar, che è vero perché è uno dei loro titoli, loro si sono sempre definiti zar di tutte le Russie, ok? Almeno dalla metà del 1500. Tuttavia, Pietro il Grande, negli anni 20 del 1700, trasforma il titolo dello Stato in impero russo, e anche qui poi c'è da fare una distinzione, e quindi di fatto in realtà il titolo principale di tutti gli zar, da Pietro il Grande in poi, in realtà è imperatore, non è zar, cioè lo usiamo noi per distinguerlo probabilmente dall'imperatore del Sacro Romano Impero, dall'imperatore dei francesi e così via, però di fatto loro si sono sempre, almeno nella storiografia russa, noi troviamo sempre il termine imperatore, almeno da Pietro il Grande in poi. Perché dicevo che bisogna fare un distinguo? Purtroppo qui la nostra lingua fa difetto perché noi siamo abituati purtroppo ad avere come unico aggettivo russo. In realtà in russo esistono due aggettivi diversi, che uno è russo, cioè del popolo russo, e l'altro è russo della Russia. In realtà in russo, impero russo diventa Rassiskaya Imperia, ovvero impero della Russia inteso come il territorio della Russia, non tanto del popolo, perché poi all'interno dell'impero non ci sono solo i russi, ci sono anche tutta una serie di altre popolazioni. Poi ovviamente vengono progressivamente russificate, si perdono poi negli anfratti della storia. Alcune popolazioni esistono ancora oggi e molte stanno per scomparire, comunque vengono inglobate. Però tendenzialmente la, la traduzione più giusta forse del termine impero russo dovrebbe essere forse impero della Russia, ok? Impero delle Russie. Ok. Però ovviamente suona malissimo e quindi continuiamo a utilizzare impero russo, va benissimo. Quindi sì, Rimaniamo semplici. esatto. Sì, quindi zar in realtà è un termine che viene utilizzato già appunto alla fine del XIV secolo, diventa zar di tutte le Russie intorno alla metà del 1500 e niente, poi da lì viene utilizzato praticamente fino al termine, fino al 1917, con il distinguo che dopo il 1721 diventa diciamo secondario rispetto al titolo di imperatore. In chat, appunto, dicono il solito collegamento da scuola, no? Zar da Caesar, quindi Cesar, e quindi insomma si Sì, collega esatto. anche in questo senso con la storia del nostro, diciamo, del nostro Occidente, e in questo caso appunto il Cesare romano. Beh, Esatto. anche Contando anche perché il fatto sì, che la Russia si diciamo, definisce anche la terza Roma. Dopo la Roma di Roma c'è la Roma di Bisanzio e c'è la terza Roma che è la Roma appunto degli zar. E quindi appunto anche esattamente, questa trade union lo, fra Cesare, zar e così via. lo vanno a istituire proprio qualche decennio dopo la caduta di Costantinopoli, meno di 100 anni dopo. Dovrebbe essere Ivan III a proclamare Mosca la terza Roma.
se non Sì, esatto. sbaglio. Sì, sì. Ecco, quindi a fine 400, per cui sono proprio quelli gli anni in cui, diciamo, i russi pensano di aver ereditato un mondo, un modello, quello dell'impero d'Oriente, dell'impero romano d'Oriente, lo ereditano loro e quindi si sentono fautori anche di tutta la missione che abbiamo detto prima. Invece, tornando ai nostri anni, ai nostri fine anni 10, inizio anni 20, stavi ponendo il focus sui Balcani, quindi Sì, su quelle che sono state le guerre contro, ancora una volta, l'impero ottomano, contro il sì. malato d'Europa, forse non era ancora chiamato così, però un impero pian piano in declino, ormai dopo che aveva passato più di un secolo, tutto il Settecento in lento declino, l'Ottocento accelera pian piano e tutte queste guerre che andremo pian piano a vedere aumenteranno sempre più il declino e la decadenza della Sublime Porta. Per cui Esatto. nuovamente a te la parola e direi di affrontare la prima di queste guerre russo-turche. Allora, noi possiamo già definire un modus operandi della Russia nei confronti proprio della Turchia, a parte in generale di tutte le guerre che affronterà poi nel corso dell'Ottocento, che è un po' quello, diciamo, di provocare, nel senso che comunque tante volte comunque si avvicina sempre di più, magari ci sono specialmente due principati danubiani, quello della Valacchia e adesso mi sfugge l'altro, Transilvania, che praticamente vengono progressivamente e successivamente invasi. A quel punto, ovviamente, essendo territori comunque tributari dell'impero ottomano, l'impero ottomano non la prende molto bene e quindi tante volte proprio l'impero ottomano dichiarare guerra, ma ovviamente su provocazione. Andiamo a vedere la prima guerra russo-turca. Nasce proprio dal fatto che la Turchia cerca di estromettere i governanti dei principati danubiani, anche perché sperava un po' nell'aiuto francese, che in quel momento, in quegli anni, stiamo parlando comunque del 1806-1812. Noi abbiamo la Francia all'epoca ben salda comunque in Italia, ben salda anche diciamo, in Croazia, quindi comunque tendenzialmente abbastanza vicina, eventualmente potrebbe anche intervenire a supporto dell'impero ottomano. Quindi la Turchia, un po' stanca delle provocazioni russe, decide intanto di estromettere questi governanti dei principati danubiani, decide di chiudere i Dardanelli. A questo punto la Russia, non avendo più diciamo, l'influenza che poteva avere su questi principati danubiani, che di fatto sono in realtà non musulmani, sono cristiani di fede ortodossa, quindi comunque più slavi, quindi insomma torna il discorso prima del panslavismo e quindi insomma non la prende bene e a questo punto oltretutto viene anche danneggiata da un punto di vista diretto con la chiusura degli stretti, che tra l'altro questo è un tema che tornerà ciclicamente, no, nel corso dell'Ottocento e anche all'inizio del Novecento. La Russia decide di varcare il Danubio, la Turchia dichiara guerra, non va bene per la Turchia e alla fine di tutto è costretta a cedere la Bessarabia, che è praticamente la zona dell'attuale Moldavia. Detto questo, la Turchia cerca di correre ai ripari. Quando poi scoppia appunto la guerra per l'indipendenza della Grecia, alla prima occasione buona dichiara guerra nuovamente alla Russia e insomma alla fine anche lì si combatte, però purtroppo anche in questo caso la Turchia non è in grado di far fronte. Diciamo che in questo secondo caso è la Russia a dichiarare guerra, per cui anche questa idea della propaganda russa dell'epoca e anche di oggigiorno
di ritenere comunque la Russia un popolo pacifico e sono sempre gli altri che vanno a darle fastidio, in realtà non è proprio così. Anche la Russia ci mette del suo, diciamo. D'altronde sono imperi e non esiste giusto o sbagliato, esiste la Esatto. propria parte e la parte del nemico. Per Esattamente. cui esatto. Abbiamo visto un po' l'indipendenza della Grecia e la guerra contro i turchi, e a questo punto, tenendo come focus le guerre russo-turche, direi di fare un balzo in avanti, se sei d'accordo, Certo. arrivando alla forse più importante, perché è stato coinvolto mezzo continente europeo, ma alla più importante delle guerre russo-turche, vale a dire la guerra di Crimea. Direi che è anche Sì. interessante capire e dire perché effettivamente scoppia questa guerra, perché, per dirla brevemente, ci sono due imperi che a un certo punto collidono e quindi vanno a dichiararsi guerra. Ma trovo anche interessante, e magari invito te a descriverlo, tutta la questione dei luoghi sacri che si va Esatto. a creare e poi che confluisce nella guerra. Esatto, Esatto, qui perché quella dei tu luoghi, scusami, quello dei certo. luoghi sacri è un po' è sempre stato un po' descritto come il casus belli, no? Ma effettivamente era questo, oppure c'è il solito gioco È il solito dell'economia gioco, internazionale? certo, perché chiaramente dietro alla questione religiosa si nascondono tutta una serie di interessi di geopolitica, commerciali, di proiezione di potenza che chiaramente vanno a ledere a loro volta altri desideri di proiezione di potenza e così via. Lì infatti noi parlavamo di due imperi che si affrontano, in realtà in questo caso potremmo parlare addirittura di tre, se non addirittura di quattro imperi che si affrontano, perché di fatto abbiamo l'impero russo, abbiamo l'impero ottomano, abbiamo l'impero francese e alla fine la Gran Bretagna, per cui l'impero inglese. Okay? Nasce tutto, sì, da una strumentalizzazione, diciamo, proprio della questione dei luoghi sacri, cioè i luoghi sacri della Palestina sono tanto cari agli ortodossi, quanto cari ai cattolici, quanto cari ai protestanti, quanto cari anche ai musulmani, perché va ricordato che ad esempio Gerusalemme è comunque un luogo sacro anche per i musulmani. Quindi a un certo punto qui entra in gioco la Francia che stipula un accordo con la Turchia per la protezione dei luoghi sacri della Palestina. Ovviamente questo viene visto dalla Russia come un affronto, visto che tendenzialmente la stragrande maggioranza comunque delle comunità cristiane palestinesi sono di fede ortodossa, lo vede un po' appunto come diciamo, una lesa maestà, essendo comunque sempre per quel discorso della panortodossia, per cui siamo tutti ortodossi, ma io sono più ortodosso di tutti, per cui decido io. Chi può essere il protettore degli ortodossi? La Russia. Quindi se gli interessi degli ortodossi in Palestina vengono lesi, ovviamente è la Russia stessa a prendere, diciamo, su di sé la responsabilità della salvaguardia di queste possibilità per gli ortodossi. Quindi cosa succede? Succede che ne nasce uno scontro diplomatico, la Turchia firma un trattato con la Russia per garantire a sua volta alla Russia delle posizioni comunque all'interno della gestione appunto dei luoghi sacri della Palestina. La Francia non la prende bene, invia la propria squadra militare, squadra navale, nel Mediterraneo. La Russia la prende ancora meno bene, decide a questo punto di fare una cosa che non aveva mai fatto prima, invadere i principati danubiani. Sono sempre questi poveretti a soffrire. E a questo Non punto erano molto originali, eh?
No, esatto, no, c'è proprio uno schema ben preciso. Come si dice, squadra che vince non si cambia. Le altre guerre le hanno vinte facendo così. Funziona. E tra l'altro funzionerà ancora nel 1877-78. Per cui, squadra che vince non si cambia. E quindi, niente, la Russia invade nuovamente i principati danubiani e a questo punto anche l'Inghilterra dice no, adesso basta. E per cui niente, è vero che diciamo intorno agli anni 40-50 anche in Inghilterra stava montando sempre di più comunque la propaganda antirussa, perché comunque la Gran Bretagna aveva perso comunque gran parte dei propri porti commerciali nel Baltico. Il rafforzarsi comunque di una potenza nell'area come poteva essere appunto la potenza russa, certo non gli andava granché. In più abbiamo lo scacchiere del Mar Nero, lo scacchiere del Mediterraneo orientale, che comunque va sempre a ledere gli interessi britannici, per cui questa è proprio la goccia che fa traboccare il vaso, per cui l'Inghilterra si allea alla Francia, che a loro volta si alleano alla Turchia, e tutti insieme decidono di combattere e di contrastare la Russia diciamo, nelle proprie ambizioni. Quindi viene sbarcato in Crimea, da cui appunto prende il nome l'intera guerra, un corpo di spedizione franco-britannico, a cui successivamente, appunto, come è ben noto, si unirà anche un contingente inviato dal Regno di Sardegna. E quello che doveva essere comunque uno scontro reputato comunque rapido, in realtà si trasforma in una guerra di ben 3 anni, comunque di sofferenze, con un lunghissimo assedio della piazzaforte di Sebastopoli, con sofferenze sia da parte degli assediati che da parte degli assedianti. È una guerra, tra l'altro, molto importante, al di là dello scacchiere poi degli eventi bellici veri e propri. È molto importante perché mette, diciamo, sotto gli occhi di tutti, anche e soprattutto dell'opinione pubblica, perché forse è una delle prime guerre dove si fa larghissimo uso di inviati speciali da parte dei giornali, perché diciamo che gli anni 50 e 60 dell'Ottocento sono un po' l'epoca d'oro del giornalismo, diciamo, del periodo, insomma, no? Insomma, pre-novecentesco, diciamo, con poi tutte le tecnologie che siamo abituati comunque a vedere e a conoscere. C'erano tantissimi giornali, giornaletti di opinioni, e quindi niente, diventa importante sull'opinione pubblica proprio il fatto che viene messo alla berlina l'organizzazione di tutti gli eserciti, sia quello russo, ma soprattutto, cosa che sembrava inaspettata, l'impreparazione dell'esercito britannico, l'impreparazione dell'esercito francese, specialmente nella gestione della logistica. La maggior parte dei caduti durante questa guerra non sarà per il combattimento, per il fuoco nemico, ma sarà proprio per le malattie, per la dissenteria, per il tifo, e da lì cominceranno poi a muoversi diciamo, i primi movimenti diciamo, di cura e quindi poi di salvaguardia della salute pubblica, che poi, come ben conosciamo, sfoceranno poi con la creazione della Croce Rossa dopo la battaglia di Solferino. Però diciamo che è tutto un processo che nasce ben prima di Solferino e chiaramente viene portato avanti e trova, quando poi Henri Dunant andrà nel congresso europeo a proporre la propria idea, in realtà troverà terreno fertile, perché già si era notato che gli eserciti nel periodo erano molto carenti in questo. Famosa è la figura di Florence Nightingale, di cui abbiamo già avuto modo di parlare Esatto. nelle scorse live, britannica, la cosiddetta donna con la lanterna che senza guardare senza guardare la provenienza del ferito soccorreva chiunque
in modo semplicemente per amore dell'essere umano e quindi della sua dignità alla vita. Florence Nightingale, che poi sarà ispirazione anche per lo stesso Henri Dunant, che hai citato te. Quindi è tutto un filo rosso che parte dalla tragedia della guerra, dell'inaspettata tragedia della guerra, in questo caso quella della guerra di Crimea, come hai detto te, doveva essere una cosa veloce, invece non lo è stato. no. Esatto. Come spesso accade, il mito della guerra lampo alla fine è un mito, rimane sempre un mito. Per cui, seguendo anche il grafico sotto impressione, ovviamente lo dico per chi ci sta seguendo, abbiamo dovuto proprio per motivi legati al tempo saltare alcune guerre, come ad esempio l'intervento nel 48-49 in Ungheria a sedare la rivoluzione ungherese, un altro intervento a sedare l'insurrezione polacca e altre guerre che sono presenti invece nella mappa. A questo punto direi di vedere l'ultima delle grandi guerre contro i turchi, quella del 77-78, che spoiler, poi andrai a raccontarlo anche te, l'esercito russo arriva quasi a Costantinopoli, arriva a minacciarla direttamente, salvo poi fermarsi all'ultimo minuto, ma il rischio di un assedio, le probabilità di un assedio c'erano ed erano alte. Per cui ancora nuovamente a te la parola e nuovamente ci dirai delle invasioni preventive prima di invadere. Esatto, chissà dove saranno andati questa volta. Esattamente. Chissà dove saranno andati questa volta. Ma allora, facciamo un piccolo passo indietro di un anno, per cui perché la guerra russo-turca è del 1877-78, ma partiamo dal 76, quando la Bulgaria si rivolta. La Bulgaria si rivolta all'impero ottomano, chiedendo appunto maggiore autonomia, chiedendo comunque un trattamento diverso, visto che comunque la popolazione per la maggior parte è di fede ortodossa, e quindi chiedendo anche un trattamento migliore dal punto di vista religioso. Le fanno eco la Serbia e la Valacchia, insieme alla Moldavia e il Montenegro, che all'epoca erano comunque dei territori parte dell'impero non prettamente autonomi, ma comunque con una serie di autonomie, perdonate il gioco di parole, decidono proprio di rivoltarsi, di dichiarare guerra alla Turchia come fossero degli stati autonomi a tutti gli effetti. Queste rivolte vengono schiacciate nel sangue, tuttavia la Russia, che non può restare sorda alle lacrime dei propri fratelli, esatto, propri fratelli slavi, e loro non la volevano proprio, li ha proprio tirati dentro. La Russia chiede delle riforme, la Turchia gli dice fatti gli affari tuoi, e allora a un certo punto la Russia attacca e dice ah sì, io mi faccio gli affari miei, e infatti vengo a casa tua. E quindi niente, praticamente prima ancora che scoppi la guerra invade, se diciamo propriamente detta, invade nuovamente i principati danubiani, infligge una serie di sconfitte locali alla Turchia. La Turchia a un certo punto stufa dell'ingerenza russa, dichiara guerra. Però come se non l'avesse capito, con la Russia non si scherza, e quindi subisce una sonora sconfitta dietro l'altra. E come giustamente dicevate poco fa, le armate russe arrivano fin quasi alle porte di Costantinopoli. L'altro scacchiere importante di tutte queste guerre, ma in particolar modo di questa, è il Caucaso. E le armate russe invadono la Turchia anche nelle sue frontiere orientali.
Sembra tutto inarrestabile e a un certo punto la Turchia in ginocchio chiede la pace e ne nasce il Trattato di Santo Stefano, dove praticamente diciamo la Romania diventa indipendente, la Bulgaria diventa semi-indipendente, comunque vassalla dell'impero ottomano. La Serbia, anche lei, diventa comunque stato tributario. Non si sa poi in che contesto, cioè salta fuori l'Austria che a un certo punto decide di porre il proprio protettorato sulla Bosnia, perché insomma, alla fine tutte queste purtroppo richieste russe danno fastidio anche agli altri stati europei, che vedono comunque una posizione della Russia troppo rafforzata, la creazione di uno stato bulgaro eccessivamente grosso, tra l'altro sotto la protezione della Russia, quindi comunque come se la Russia avesse un grosso piede nei Balcani. Interviene in particolar modo la Prussia con Bismarck, che al congresso di Berlino ridefinisce completamente la situazione, per cui sì, va bene la Romania indipendente, sì, va bene la Bulgaria autonoma, ma comunque vassalla dell'impero ottomano, molto ridimensionata nelle sue dimensioni, e una serie di assicurazioni da parte della Russia di farla finita, insomma, basta, i Balcani non ti interessano più. La Russia è costretta, forse per la prima volta nel corso dell'Ottocento, a cedere parte dei propri territori, e quindi territori che aveva conquistato, perché come spesso succede, no? Lo vediamo senza andare troppo lontano. La Russia arriva, occupa un territorio, poi a un certo punto misteriosamente dice: ma sai, questo in realtà anziché tenerlo come è stato occupato me lo annetto. E quindi parte degli stati danubiani che erano stati temporaneamente invasi erano stati annessi, invece poi vengono restituiti, insomma. In sostanza fu una grande vittoria dal punto di vista militare, ma una altrettanto grande sconfitta dal punto di vista politico. Sì, Questa guerra, un sacrificio, dimostrare di essere superiore ai turchi, ma al tavolo, nel concerto d'Europa, alla fine faceva troppa paura e quindi ha subito una battuta d'arresto. In questa guerra mi viene naturale pensare alle similitudini poi con la prima guerra mondiale, sempre sul fronte Russia-Turchia, proprio per le direttrici e soprattutto ponendo il focus sul Caucaso. Per cui la mia domanda è lì. Le popolazioni del Caucaso, se le popolazioni, diciamo, dei territori del Danubio erano favorevoli alla Russia, ci sono anche le immagini con l'esercito russo che avanza e vengono esposte le bandiere. Invece le popolazioni del Caucaso come vedevano diciamo, il passaggio, il cambio di regime? E visto anche poi i problemi o meglio, comunque le relazioni con gli armeni e poi anche con gli ebrei in quella zona. Ok. Beh, allora intanto vi invito a guardare nella slide insomma, visibile, c'è una lunga linea verde. Quella, e specialmente nella parte più scura, viene chiamata guerra caucasica. In realtà non è una sola guerra, sono più guerre portate dalla Russia contro i potentati del Caucaso, in particolar modo verso le popolazioni delle montagne, dei Circassi, così come degli abitanti della zona del Terek, degli Azeri e così via, degli armeni. Come vedevano loro la penetrazione russa? In maniera un po' ambigua, perché come spesso succede nelle società feudali, alla fine ognuno cerca diciamo di trovare il protettore migliore per risultare più importante della famiglia rivale,
del nobile rivale e così via. Era così in Europa nel Medioevo e tendenzialmente continua a essere così anche nel Caucaso del periodo, no? Del nostro periodo di riferimento. Sì, è vero, prima c'era, a seconda poi della zona, se più verso occidente o più verso oriente, la sovranità, almeno nominale, diciamo dell'impero ottomano oppure dell'impero persiano. Di fatto questi stati erano tendenzialmente abbastanza autonomi, però si trovano costretti a riconoscere che il vento sta cambiando, arriva un altro stato e per cui niente, cercano protezione inizialmente verso lo stato russo, pensando che lo stato, diciamo che l'impero russo si accontenti solamente di porre la propria sovranità, non rendendosi conto che in realtà poco per volta vengono inglobati. Se non vengono inglobati con le buone, vengono inglobati con le cattive. Quindi diciamo che loro è un atteggiamento abbastanza bipolare, no? Da un certo punto di vista. Sì, va bene, accettiamo, proprio perché bisogna fare di necessità virtù, la presenza russa, vorremmo però restare più autonomi, non succede, noi però siamo convinti che magari, vista un po' la situazione, visto poi le continue ingerenze turche e persiane che vorrebbero recuperare la propria sovranità sul territorio, magari riusciamo a essere un pochettino più autonomi rispetto ai nostri vicini del potentato che è stato appena inglobato, in realtà purtroppo non va in questo modo. E sarà una costante appunto per tutta la seconda metà dell'Ottocento e anche all'inizio del Novecento, tant'è che appunto giustamente facevate notare che le direttrici sono rimaste quelle anche durante la Prima Guerra Mondiale. Perfetto, per cui io direi che abbiamo fatto una bella galoppata nell'Ottocento russo, toccando per macro argomenti, ovviamente le guerre più importanti, e abbiamo parlato di guerre, vediamo i protagonisti di queste guerre, quindi vediamo come era strutturato l'esercito imperiale russo, partendo dall'inizio, dall'Ottocento, dalle guerre napoleoniche, venendo in avanti, quindi facendo quel passaggio di storia militare dagli imprecisi moschetti a pietra focaia con le palle tonde sottodimensionate, venendo avanti fino ai fucili a retrocarica. Ricordiamoci la guerra del 77-78, l'ultima guerra importante contro i turchi, è stata combattuta con armi a retrocarica, molto simili a quelle in uso, ad esempio, durante la guerra franco-germanica solo di alcuni anni prima. Esatto. Mi permetto solo prima di iniziare, ho visto già la slide nuova che è bellissima, è fantastica, quindi preparatevi amici della chat perché questa slide è meravigliosa, ma anche quella dopo, no? Niente spoiler. Un paio di domande prima di entrare in questo nuovo capitolo dai nostri amici della chat. Allora, ancora un po' di tempo fa il nostro Marco Pettenati ci ha chiesto riguardo alla pace di Tilsit, se fosse vera l'ipotesi che sarebbe andata a creare due blocchi a livello proprio di territori dell'Europa e del territorio russo, appunto un blocco russo e uno invece sotto il controllo francese. Come la vedi questa ipotesi? Sì, Veritiera? era un'ipotesi, di fatto era contenuta all'interno delle trattative segrete, perché dopo la pace di Tilsit, che comunque è un documento, chiamiamolo pubblico, nel senso che comunque poi i contenuti erano diffusi nelle varie corti d'Europa, esistevano anche degli accordi segreti ed effettivamente sì, esistevano quantomeno delle interrogazioni fra le due parti per creare effettivamente un blocco. D'altro canto, diciamo, spina nel fianco della Francia era la Gran Bretagna, spina nel fianco dal punto di vista commerciale della Russia era la Gran Bretagna, per cui c'era un po' quest'idea, sì, di creare il blocco continentale, no? Come poi noi, diciamo, nella storia che tutti conosciamo appunto la creazione di questo blocco occidentale e continentale, no? Di fatto
Poi all'interno del blocco continentale abbiamo tutta una serie di sfumature e una di queste è proprio il ruolo egemone che avrebbe dovuto avere la Russia nell'area, diciamo, dell'Europa orientale, nord-orientale, insomma, per cui la Prussia, il Baltico, la Svezia, la Danimarca, la Finlandia, che tra l'altro appunto era stata strappata di lì a poco, sarebbe stata strappata di lì a poco alla Svezia, e quindi insomma c'era proprio Quindi questa la idea. La okay, tesi la può teoria essere dei blocchi. confermata. Okay, Esatto. molto bene, abbiamo la nostra risposta. Quindi approvata, confermata. L'altra domanda in realtà è doppia, da Giulio Primiceri, o Primiceri, mi scuso per l'accento se è sbagliato. Come è mutata la politica russa nei confronti dell'Asia centrale? E, adesso l'ultima domanda, la seconda parte della domanda è come si comporta rispetto alla cospicua minoranza tartara di fede musulmana e di lingua di ceppo turchico durante appunto le guerre russo-turche di cui si è parlato proprio in conclusione di questo primo capitolo, come si è comportata in Asia centrale, con le popolazioni dell'Asia centrale e in particolare con questa, con la minoranza tartara. Sì, questa è una domanda molto interessante, perché se abbiamo visto la Russia entrare in conflitto con imperi ben strutturati nella sua parte occidentale, qui vediamo la Russia entrare in conflitto con dei potentati comunque sparsi su dei territori molto vasti, che potrebbero essere quelli appunto dell'attuale Kazakistan, Turkmenistan, eccetera, che comunque magari sono poco conosciuti, però se andiamo a guardarli sulla carta di oggigiorno vediamo che sono dei territori comunque molto vasti. La penetrazione russa è una penetrazione molto subdola, se vogliamo, perché seguendo le vie commerciali che passano attraverso le zone desertiche e comunque le steppe del Centrasia, è comunque una zona caratterizzata dalla presenza di caravanserragli, per cui, per chi non lo sapesse, sono comunque delle stazioni commerciali in cui i commercianti arrivano, aprono praticamente il proprio mercato, come se fosse un bazar, diciamo, spesso con dei piccoli insediamenti intorno. Sono dei crocevia, no, commerciali. Quindi i russi arrivano, all'inizio operano una penetrazione commerciale in questi caravanserragli, a un certo punto ci arrivano invece con l'esercito, inizialmente pongono magari una guarnigione o comunque costruiscono una fortezza per garantire a loro detta diciamo, la sicurezza dei mercati, dei mercanti, delle carovane. Poi pian piano ci arrivano i coloni, vengono fondate delle città, che poi nella storiografia russa di solito si parla di città fondate dai russi. In realtà nella stragrande maggioranza dei casi si tratta semplicemente di ridisegnazione di precedenti insediamenti. Pian piano chiaramente viene sistemato anche l'amministrazione pubblica, vengono costruiti gli ospedali, vengono costruite le scuole, per cui diventa anche una penetrazione culturale. Un po' come succedeva, no, nell'impero romano. L'impero romano conquista, prendiamo il caso, la Gallia, costruisce le proprie infrastrutture, attira le elite locali che si sentono sempre di più romanizzate e a loro volta educano i propri figli comunque diciamo, ad abbracciare gli ideali di Roma e tutto quanto, e chiaramente poi ne vengono fuori dei cittadini romani a tutti gli effetti. È un po' la stessa cosa. La Russia si pone come società civilizzante e civilizzata che garantisce istruzione, garantisce protezione, tutto quanto, offre anche magari spazio alle elite locali nella gestione di determinati settori, e quindi niente, le elite locali vengono attirate in questo modo e la penetrazione è fondamentalmente così. Poi purtroppo, come spesso succede, sempre tornando al paragone dell'impero romano, se ti unisci con le buone mi va benissimo, se non ti vuoi unire ci penso io e vengo con le cattive. Infatti tutti gli anni 60, 70 e 80 dell'Ottocento vedono una progressiva
penetrazione anche militare, con assedi, cannonate, conquiste, anche battaglie anche piuttosto sanguinolente, nel tentativo di inglobare tutti questi khanati e potentati, principati del Centrasia. Chiarissimo, L'atteggiamento, chiarissimo. una volta che poi queste popolazioni sono state diciamo assimilate, l'atteggiamento è comunque, come dire, un po' dall'alto verso l'alto, quello di un comune, purtroppo, di un comune colonizzatore. La civiltà sono io, quindi se vuoi stare con me, devi tu assimilare me, cioè devi assimilare quello che io ti porto. Nella fattispecie è la mia cultura che poi va a inglobare la tua, e la tua pian piano va a sparire. E purtroppo è un processo che è ancora in atto, ancora adesso. Nonostante la Russia di oggigiorno si professi comunque uno Stato multietnico, federale, quello che volete, di fatto nelle repubbliche c'è sempre meno spazio per le lingue locali, per la cultura locale, e quindi tanti giovani, ad esempio, sanno giusto parlare quelle 2 o 3 frasi nella propria lingua, che dovrebbe essere la lingua madre della propria popolazione, perché tanto comunque in generale si parla russo, a scuola si parla russo, la televisione è in russo, e quindi c'è sempre meno. Tante volte anche tutte le attività folcloristiche sono in realtà più delle carnevalate, no? Diciamo, è la festa del paese, facciamo sta roba perché è tutta bella colorata, però di fatto non c'è un vero interesse nella preservazione di queste culture, di queste tradizioni, diciamo. Ecco, possiamo dire che la Russia c'è un po' di riverbero, non so se ok. La Russia in questo senso è stata costante, ecco, nel Sì, suo modo esatto. di agire, nel suo modo di comportarsi. Ok, grazie. C'è un'altra domanda in chat, la teniamo per la fine, è fatta dal nostro Riccardo, me la sono già appuntata, ma adesso parlaci di questi cappelloni, vedo già il pennacchio altissimo che Esatto, sì, contraddistingue i russi durante le guerre napoleoniche. Quindi raccontaci un po' come si è evoluta, e qua credo che l'interesse per l'uniformologia può colpire tutti dritti nel cuore, ecco, certo. raccontaci come si è evoluta l'uniforme russa. Allora, partirei prima facendo rapidamente un escurso sull'evoluzione dell'esercito. Allora, dopo le sconfitte ottenute purtroppo, almeno dal punto di vista russo, dalle armate francesi, gran parte delle riforme tendono a portare l'esercito russo a imitare in gran parte l'organizzazione francese. Quindi noi abbiamo comunque nel 1810 l'esercito è diviso in 8 corpi, ok? Ciascuno è composto da 2 divisioni di fanteria. Le divisioni di fanteria adesso non vanno considerate come quelle moderne, diciamo sono le divisioni un po' che erano uscite dal tardo, diciamo, illuminismo, no? Per cui ogni divisione è composta da 4 reggimenti e da 2 reggimenti di Jäger, perché anche i russi avevano gli Jäger, attenzione, fanteria leggera. Per chi non lo sapesse, i Jäger sono la fanteria leggera di cui il nostro Jacopo impersonifica uno Jäger, un Feldjäger del 9° battaglione, Sì, giusto? esatto, di Stiria. Austriaco. Quindi ce li avevano anche i russi, stai Sì, dicendo. esattamente. Anche loro con fucili di precisione, purtroppo non rigati all'epoca, però comunque con dei fucili di precisione che ne aumentava chiaramente l'efficacia sul campo. Comunque, abbiamo detto, era poi aggiunta anche una brigata d'artiglieria a ciascuna di queste divisioni. Viene creato proprio sul modello francese il corpo dei corazzieri. Ci troviamo comunque di fronte a un esercito composto da 720.000 unità, almeno nel 1812, poco prima che scoppiasse la guerra con la Francia. Diciamo, già proprio qualche settimana prima, con l'idea comunque di espandere ulteriormente l'esercito, perché comunque non è che
la Russia era stata attaccata, cioè sarebbe stata attaccata così a sorpresa. Era già nell'aria, già da qualche anno che comunque le cose con i rapporti con la Francia non stavano andando tanto bene. Quindi, diciamo, all'inizio insomma, all'alba dell'invasione francese, già gli effettivi vengono aumentati a 870.000, quindi già comunque a un 150.000 in più. Con questi numeri l'esercito riesce comunque a far fronte all'invasione, riesce a portare la guerra in casa al proprio nemico e a vincere le guerre napoleoniche, insomma, uscire vincitore. Permane però, perché comunque squadra che vince non si cambia, e quindi permane comunque l'idea di mantenere comunque la composizione dell'esercito sullo stile francese, perché appunto hanno visto che funziona, sono riusciti a venirne fuori molto ben vincitori, e quindi hanno detto benissimo, allora continuiamo su questa linea. Viene comunque reputato troppo costoso il mantenimento dei soldati, per cui fra il 1815 e il 1850-57 vengono creati dei villaggi militari. Cosa sono i villaggi militari? Un po' come succedeva alla fine dell'impero romano, no? Cioè sono dei villaggi dove vivono dei soldati che però finché non si combatte gestiscono chiaramente il sostentamento, il proprio sostentamento, si autofinanziano e quindi si autoarmano, si autovestono e così via. Diciamo che è un'esperienza abbastanza fallimentare, tant'è che appunto nel 1857 vengono aboliti. Erano troppo costosi, diciamo, si spendevano troppi soldi rispetto comunque al beneficio vero e proprio. Ricordiamo anche quanto era lunga la leva, 20 o 25 anni. Esatto. All'inizio era 25 anni, nel 1834 invece passa a 20 anni, nel 39 a 19 e poi progressivamente diminuisce sempre di più. Diciamo che si arriva nel 53 a 12 anni e addirittura nel 62 a 10 anni, per poi arrivare nel 74 a una leva obbligatoria di 6 anni e 9 nella riserva. Ma quindi come potremmo definirlo l'esercito russo? Un esercito di qualità o quantità? O meglio, a inizio 800 con 20 anni direi più di qualità, però vedendo anche i numeri che riesce a mettere in campo, qualità e quantità, tutte e due, nessuna delle due cercando di ottenere entrambe, non se ne ottiene nessuna. Dipende dai momenti, perché per esempio, allora potremmo dire di quantità, nel 1853 eravamo già a 1.300.000 effettivi, che non sono pochi. In realtà, come spesso succede, quando si ottengono delle vittorie così strepitose come la vittoria contro i francesi, ci si siede sugli allori, e quindi comunque per tutta la prima metà dell'Ottocento, dal 15 in poi, l'esercito, più che come dire, restare efficace, purtroppo subisce il fascino delle parate, e quindi si spende molto più tempo e molto più energia nell'essere belli, nell'essere bravi, nel marciare tutti all'unisono, nel avere tutte le uniformi belle splendenti che poi andremo a vedere. Si arriva poi a un certo punto a restare indietro rispetto agli altri stati europei, tant'è che poi si arriverà alla guerra di Crimea, dove questa bolla scoppierà in faccia ai generali, all'amministrazione e allo zar stesso. Direi che è stato un problema comune anche all'Austria, all'impero austriaco, sì, esattamente, che da fine guerre napoleoniche spendeva circa il 50% del PIL per la difesa, nel 48 ne spendeva tra il 15 e il 20%, meno del 20%, poco più del 15%. Per cui diciamo che entrambi gli imperi hanno avuto la sorte analoga. Sì, qua si spendeva, però si spendeva in cavolate, se mi permettete, cioè in nastrini, in lustrini, in belle spalline colorate, begli zaini, nastrini a profusione. Belli vederli Mi verrebbe da fare marciare. una battuta. Vai. Mi verrebbe da fare una battuta, tipo quello che sta facendo l'impero americano oggi. Sì, di fatto è Nastri, così. nastrini.
Nastri e nastrini. Ecco, Marco ci chiede, che appunto parlando di nastri e nastrini, cioè chi è che indossava i nastri e nastrini? Cioè la leva il servizio militare era per tutti oppure c'era una selezione, bisognava avere delle, non so, caratteristiche fisiche, penso all'esercito francese che sotto al metro e 50, se non No, sbaglio, no, era per eh, tutti. storceva il naso, era per tutti, No, era prendevano per tutti chiunque. e addirittura l'età massima era fino agli anni 30, era fino ai 40 anni. Cioè potevi essere arruolabile fino ai 40 anni. Poi nella riforma del 1862 è vero che poi l'età massima era stata progressivamente abbassata, nel 1862 l'età massima passa da 35 anni a 30 anni massimo. Okay. E l'età minima viene alzata. A quanto? Viene alzata praticamente da 17 a 19. Ok, ok. E... Okay. Marco chiede sempre: non esisteva la surrogazione come nell'esercito italiano? Allora Sinceramente sì, esisteva perché è una pratica abbastanza diffusa comunque già nel Settecento presso una gran varietà di eserciti, ma succedeva anche qua. Il problema è che tanta gente era troppo povera per poter trovare appunto un sostituto, insomma. Ok, adesso ci fai vedere un po' di uniformi? Certo, certamente. Sì. Allora, cominciamo con l'uniforme modello 1805 che, diciamo, prende fondamentalmente a modello l'esercito francese. Allora, noi se avevamo comunque fino all'800, 801, un uniforme paragonabile a quella comunque dei primi anni della rivoluzione francese, nel 1805 vengono abolite le parrucche, vengono sostituite le giacche, vengono create queste giacche in stile, come possiamo chiamarlo, tipo frac, chiamiamolo così, no? Doppio petto con due code, colletto rigido e le spalline. Il colletto è colorato inizialmente a seconda del reggimento, poi successivamente diventa rosso per tutta la fanteria. Poi nel 1807 anche le spalline per gli ufficiali, che prima erano solamente dei galloni, vengono un po' copiate da quelle francesi e diventano praticamente delle controspalline a frangia. Viene introdotto il kiver. Che cos'è il kiver? Voi magari lo conoscete molto meglio, chiamato shako. È il berretto, o meglio il cappello alto che sostituisce diciamo le tarde forme di tricorno, bicorno che erano in uso precedente. Nell'esercito prussiano le abbiamo ancora nel 1806 e 1807 e invece qua già nel 1805 vengono sostituiti. Per l'estate, perché poi comunque sono berretti, sono cappelli pesanti, perché sono comunque di feltro molto pesante, vengono sostituiti da quello che viene chiamata la bieskazirka. Che cos'è la bieskazirka? È praticamente, voi avete presente i cappelli, quelli degli ufficiali sovietici, no? Con quelle belle pizze in testa, praticamente simili, mettiamola così, sono simili, sono fatti di panno, non hanno però la visiera. E infatti bieskazirka vuol dire proprio senza la visiera. Sono praticamente i cappelli da fatica. Poi andando avanti, tanto è un modello che viene utilizzato praticamente per gran parte dell'Ottocento, lo vedremo meglio. L'uniforme modello 1812 è praticamente molto simile e si introduce per gli ufficiali anche la giacca monopetto, per cui non è più doppio petto per gli ufficiali ma è monopetto. Mentre prima gli ufficiali portavano comunque il bicorno, adesso portano anche loro il kiver, ovvero lo shako, però
come spesso succede, gli ufficiali tendenzialmente sono comunque ricchi o addirittura nobili, e la componente di nobiltà all'interno dell'esercito imperiale russo era comunque molto alta. Come spesso succede, è bello lo sciacquò o è più bello il bicorno? È più bello il bicorno, quindi ce ne freghiamo delle disposizioni del comando centrale, e per cui continuiamo a portare il bicorno. Viene introdotto il surtuk. Il surtuk è praticamente l'equivalente della giacca, non so se avete presente, non so, la giacca francese di metà Ottocento. Scusa Jacopo, ti sentiamo un po' Mi sentite a scatti? ti sentiamo un po' a scatti. Mi sentite La tua adesso? connessione è stabile? Tutto ok? Sembrerebbe. Mi sentite adesso? Sì, Ok. noi ti sentiamo. Ok. Dicevo, viene introdotto il surtuk. Il surtuk è simile diciamo, alle giacche francesi Sì. di metà Ottocento. Sì. Ok. Sì, ok. Quindi fondamentalmente è una giacca lunga con una gonnella, diciamo fino a metà coscia. Non vi vedo più, non so se siete collegati o se sono io a non essere collegato. No, siamo collegati, non so se ci senti, siamo collegati, Sì, mi stiamo un attimo sento? stiamo un attimo risolvendo una cosa con il video, ecco, Ok. adesso dovremmo essere tornati, eccoci, ok, ottimo. Ok. Stavi E dicendo, scusami? dicevo, questo surtuk, che appunto è una giacca con gonnella lunga praticamente fino a metà coscia, resta praticamente, per gli ufficiali, resta praticamente invariata almeno per i successivi 100 anni, salvo ovviamente qualche dettaglio, però tendenzialmente resta invariata. Poi vabbè, magari all'inizio è monopetto, poi diventa doppio petto, però nella sua composizione generale è abbastanza invariata, insomma. Arriviamo all'uniforme degli anni 20, che di fatto è ancora molto simile diciamo, alle uniformi precedenti. Qui abbiamo la sostituzione per l'inverno dei pantaloni bianchi con pantaloni di panno verde, mentre per l'estate continuano a essere bianchi, di tela. So che vi faceva curiosità questo pennacchio così alto. È il pennacchio... Esatto. Esatto, è il pennacchio dei granatieri. Qui vediamo esattamente un granatiere. Ok? Anche i soldati della guardia avevano dei pennacchi molto più alti rispetto a quello degli altri. Arriviamo poi agli anni 40, okay, dove effettivamente qui cambia la tendenza, perché quale potenza comincia ad affermarsi negli anni 40 dell'Ottocento? La Prussia. E quindi, che belle le divise francesi, che bello il modello francese, però era bello prima, era bello 30 anni fa. Adesso invece comincia ad essere un pochettino più bello quello prussiano, e quindi arrivano una serie di modifiche nella moda militare russa, che strizza l'occhiolino alla moda militare appunto prussiana in particolar modo. Infatti nel 1844 vengono introdotti questi caschi di cuoio con puntale, un po' come il Pichelhaube prussiano. Gli ufficiali cominciano ad avere la furashka. La furashka è il berretto, che prima parlavamo della bieskosirka, che è il berretto senza la visiera, invece gli ufficiali cominciano a utilizzare il berretto con la visiera. Nel 1832, questo secondo me è un dato interessante, viene consentito l'utilizzo dei baffi. Infatti vedete che il nostro modellino qui è un soldato coi baffi. E si arriverà, se nel 1832 è consentito l'uso dei baffi, si arriverà alla fine dell'Ottocento ad essere obbligatorio avere i baffi. In che anno? In che anno, scusami?
E verso la fine, insomma, verso il 1890 ci sono proprio delle ordinanze che prescrivono che bisogna avere i baffi. Se non hai i baffi, te li pitturi. Davvero, che Sì. figata. Si apre una sezione russa del 1890, punto. Nel 1843 viene introdotta una novità che diventerà importantissima poi per il futuro, sono le spalline con i gradi per le truppe sottufficiali. Le spalline, se voi avete, non so se avete dimestichezza un po' con le spalline, perché poi è un modello che rimane praticamente invariato fino ai nostri giorni, ok? O meno fino a poco prima dei nostri giorni, con sulle spalline dei galloni, 1, 2 o 3, oppure un gallone più spesso, eccetera, per appunto distinguere i gradi all'interno dell'esercito per truppa e sottufficiali, mentre prima si utilizzavano magari delle passamanerie sui polsi, sul colletto, invece adesso niente, tutto è segnato sulla spallina, per cui la tua uniforme è uguale a quella di un altro soldato, però sulle spalline hai i tuoi gradi da sergente, da caporale, quello che è, insomma. Questa, tra l'altro, è l'uniforme... Simile a quel... Come? Simile al modello austriaco. Sì, sì, Il sì. fatto dei gradi sul colletto. Esatto. E mentre poi invece appunto negli anni 40 si sposta questa cosa direttamente sulle spalline. Allora, l'uniforme che state vedendo adesso è l'uniforme con cui l'esercito imperiale russo ha cominciato la guerra di Crimea. Ok? Poi, durante la guerra di Crimea, chiaramente un po' nelle condizioni, eccetera, alla fine ricordiamo che si tratta comunque di un esercito che viene principalmente dalle parate, per cui ci si rende conto che l'uniforme fatta così non è per niente comoda, non è per niente funzionale per lo scopo finale dell'esercito, ovvero combattere, e allora cominciano a essere, diciamo, fatte delle variazioni, tante volte sul campo, poi successivamente anche regolamentate. Infatti, sempre nel corso della guerra di Crimea, ci ritroviamo ad avere questo come uno degli aspetti, diciamo, più diffusi del soldato russo, che di fatto, in realtà, non è tanto diverso dal modello precedente. Quello che vedete non è un uniforme, cioè non è un pezzo dell'uniforme quello che il nostro soldato qua indossa, è il cappotto che però per non essere impacciato nei movimenti viene alzato, viene arricciato e per cui per lasciare libere le gambe. I pantaloni vengono, sono quelli che vedete qui, li abbiamo visti per il periodo degli anni 20, sono i pantaloni invernali in panno, vengono portati, mentre prima venivano portati sopra gli scarponcini, adesso vengono introdotti gli stivali e per cui vengono portati all'interno degli stivali in modo da usurarli meno. E vedete questa famosa Bieskazirka, è questo berretto che vedete per questo soldato, che è sicuramente molto più comodo del Pickelhaube, sicuramente molto più comodo del Kiever. Sempre sul finire della guerra di Crimea abbiamo l'introduzione nel 54 e 55 delle spalline per gli ufficiali, perché mentre prima le spalline erano in realtà delle controspalline con le frange, adesso arrivano le spalline. Attenzione, perché queste spalline diventeranno fondamentalmente il modello invariato per i successivi 80 anni. E poi con delle leggere modifiche ripresi ancora nel 1943 dall'esercito sovietico e portate avanti e le troviamo ancora adesso nell'esercito russo. Cioè praticamente sono, non dico invariate perché sarebbe esagerato, però diciamo che il modello base è quello ed è rimasto così dal 1854-55 fino praticamente ai nostri giorni. Praticamente sono spalline con galloni dorati e strisce colorate per definire diciamo, gli ufficiali inferiori, gli ufficiali superiori, i generali e tutto quanto. E nasce tutto nel 1854-1855. Dopo il disastro della guerra di Crimea si decide di cambiare completamente
di riformare completamente l'esercito. Erano emerse tutta una serie di carenze sia dal punto di vista materiale, dal punto di vista organizzativo, ma anche dal punto di vista uniformologico, dicevamo. Quindi viene introdotta una giacca che potrebbe essere comunque simile al modello americano, se avete presente, della guerra civile, o anche magari a quelli francesi o piemontesi, comunque delle guerre risorgimentali. Doppio petto, chiuso alla vita con una cintura su cui sono posizionate appunto le giberne, e la sostituzione del Pichelhaube, della Furasca, del Kiver con il Kepi, che è curioso, nella lingua russa viene comunque chiamato Kiver, cioè si chiama Kiver uguale all'altro, però è praticamente di fatto è un Kepi. Sempre per la questione di conservare, no? Pochi termini, però, ma Esatto. sì, dai, quello era il Kiver, anche questo è Kiver, però non è quel Kiver, è il nuovo Kiver. Esatto, questo è più Kiver degli altri. Qui ci troviamo invece di fronte ad un uniforme un po' particolare, perché è un uniforme di un settore, diciamo, di un fronte particolare all'interno dell'impero russo, ovvero il fronte dell'Asia centrale. Ovviamente in Asia centrale potete immaginare che temperature ci sono, per cui viene consentito ai soldati di utilizzare la camicia che normalmente veniva indossata sotto l'uniforme come parte dell'uniforme. Quindi i gradi le spalline vengono indossate sulla camicia, che viene portata fuori dai pantaloni. I pantaloni dovrebbero essere inizialmente di pelle, perché servono per diciamo proteggersi dai morsi dei serpenti, degli scorpioni, perché stiamo comunque parlando di zone desertiche, no? Però immaginatevi voi, cioè ci sono 35 gradi, ma forse anche di più, e voi avete dei pantaloni di pelle. Immaginatevi il microclima che si crea. Quindi quasi istantaneamente i pantaloni in pelle vengono sostituiti da dei pantaloni in panno, spesso di colore rosso, perché comunque la pelle era comunque di colore rossiccio, e allora viene richiamato comunque diciamo dal colore rosso del panno. I francesi hanno fatto scuola. Potrebbe essere. E il kepi, e i pantaloni rossi. Vabbè, anche lì squadra che vince non si cambia. La nostra non ha vinto, la prendiamo da chi ha vinto. L'uniforme che abbiamo visto precedentemente, di fatto, rimane in uso fino al 1873, quando viene modificato il doppio petto in un petto solo. E con questo uniforme noi troviamo l'esercito russo combattere nella guerra russo-turca del 1877-78. Ovviamente, come spesso succede, non è che arriva un nuovo ordinamento, cambia l'uniforme e in tempo zero, tac, tutti cambiamo l'uniforme, siamo tutti uguali. Quindi poteva capitare di vedere ancora vecchie uniformi miste a nuove. D'altro canto, il nuovo imperatore, che era Alessandro II, a lui il doppio petto non piaceva all'inizio, anzi scusate, Alessandro III. Il doppio petto non piaceva, e allora niente, aveva fatto il monopetto, però anche così non gli piaceva. E allora a un certo punto viene modificata ulteriormente l'uniforme, si torna a un doppio petto, ma senza bottoni, perché i bottoni venivano comunque reputati smascheranti, magari al buio, che potevano brillare perché comunque erano dorati, argentati, belli sbarluccicosi, con tutte le varie ordinanze che il bottone deve essere sempre tenuto in regola, non deve essere arrugginito, e tutte queste cose qua. Belli belli, andiamo splendenti in combattimento di notte, ci sgamano subito e ci sparano. Bene, allora basta, niente più bottoni, si praticamente usano dei ganci interni, per cui è un doppio petto, si chiude
in questo modo, qua ci sono dei ganci, si chiude, ta, 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 per cui è una chiusura fatta in questo modo, insomma. Dicono che è il trisnonno degli Spetsnaz, è mimetico. Sì, in parte, diciamo che esatto, se devi combattere di notte, perché poi anche il colore che era ad allora il colore tipico era comunque il verde, verde scuro, qui il verde, il panno verde è di un panno talmente verde scuro da risultare anche quasi nero, anzi addirittura alcune, perché poi come spesso succede, non esiste comunque una produzione centrale di tutte le uniformi, per cui a seconda del produttore alcune potevano essere più verdi, alcune proprio direttamente nere. E fondamentalmente questa è l'uniforme che noi ci troviamo Ma fino praticamente alla guerra russo-giapponese del 1904-1905. ti faccio la domanda, come Sì. mai il verde è stato scelto come colore per rappresentare l'impero russo? Ad esempio il bianco lo si associa all'Austria, l'azzurro blu lo si associa ai Sabaudi, poi all'Italia, e invece il verde per i russi? È una tradizione perché fin dalle riforme di Pietro il Grande il colore verde e il colore rosso erano i colori tipici dell'impero russo, tant'è che anche gli affusti dei cannoni, quando si prese l'abitudine di colorarli, quelli russi erano verdi. Poi vabbè, come spesso succede all'inizio del Ti abbiamo Settecento perso un c'erano... attimino, ti abbiamo perso un attimino, Sì, mi sentite? ti abbiamo perso un attimino, potresti ripeterci il motivo dei sì, sì, adesso ti sentiamo. Ok, no, La dicevo, live sta avendo un qualche calo di linea di forse. linea, No, però non dicevo, è preoccupatevi, una rimane su. tradizione, già quando Pietro il Grande riformò l'esercito nel 1700, venne deciso l'utilizzo del rosso e del verde, che erano un po' dei colori comunque tipici in realtà nella cultura russa, e rimase questo colore proprio per tradizione, praticamente poi per tutto il Settecento, per tutto l'Ottocento. Ehi, 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 aspetta lì. Non vuoi perderti l'ultimo capitolo della live Zar e Patria sulle armi dell'esercito imperiale russo? Resta connesso, uscirà fra poco proprio qui sul canale di Vivere il Risorgimento un video al riguardo e non perderti tutti gli altri contenuti che verranno postati proprio qui sul nostro canale YouTube. Stay tuned.